Siamo tra le montagne, ai piedi delle Alpi, nel nord dell'Italia, esattamente sul lago di Iseo, e il nome di questa località, Sarnico, potrebbe suggerirvi il nome del cantiere dove stiamo per recarci. E adesso saliamo a bordo della Maserati Gran Cabrio. Destinazione? I cantieri Riva. Sto per portarvi dove è nata la nautica da diporto. Credo che tutti i costruttori dovrebbero rendere merito a un uomo che ha fatto nascere la voglia di navigare in motoscafo, Carlo Riva. Una fortunata coincidenza storica ha dato origine al mito. Nel momento in cui Riva produceva i suoi più affascinanti motoscafi, le celebrità del mondo scoprivano il piacere di navigare. Erano gli anni 60. Buona parte del successo va attribuito ai paparazzi, alle belle attrici come Brigitte Bardot, ai reali come lo Shah di Persia e alle località della Costa Azzurra come Saint-Tropez. Cosa si poteva sognare di più? Nel corso degli anni Riva ha sviluppato grandi yacht fino a 115 piedi di lunghezza. La tecnologia ha cambiato i materiali e i metodi di produzione, ma non si rinuncia alla lavorazione artigianale del legno. Nell'immaginario collettivo l'Acquarama resta il simbolo del cantiere ed è stata definita la più bella barca del mondo. Pensate che un motoscafo d'epoca come questo può valere... non si può sapere esattamente. È come una Ferrari storica. Più passano gli anni e più acquista valore. Anche per questo i Riva sono barche diverse da tutte le altre. L'Iseo 27 è destinato a diventare un'icona, sia per l'identità del marchio Riva, sia per la perfezione tecnica e stilistica con cui viene realizzato. Lo stile è opera dell'Officina Italiana Design di Mauro Micheli, mentre gli aspetti più tecnici del progetto sono stati sviluppati dagli ingegneri dell'Advanced Yacht Technology del gruppo Ferretti, guidati da Andrea Frabetti, che ha portato su questo esemplare tutta l'esperienza e la capacità di un grande gruppo di ingegneri. E poi l'aspetto più importante, l'Iseo viene costruito ancora qui, sul lago, dove tutto ebbe inizio nel 1842 e dove ancora oggi ci sono mani magiche. I metodi di costruzione sono d'avanguardia, ma al tempo stesso sono state mantenute alcune lavorazioni artigianali di grande pregio, come ad esempio le 20 mani di vernice, 10 a pennello e 10 a spruzzo, e il risultato sono superfici a specchio di rara bellezza. Nessuno potrà mai realizzare qualcosa di simile, perché questo non è semplicemente un prodotto moderno, lussuoso, elegante. Questo runabout porta con sé qualcosa di unico, 170 anni di storia. È lungo 8,24 m e largo 2,5 m, perché così potete farlo correre anche sulle strade, sistemato su un trailer firmato Riva e costruito appositamente per trainarlo al seguito di un potente pick-up.
Ogni elemento è frutto di un'opera manuale paragonabile a quella di artisti come pittori, scultori. La scelta dei materiali è frutto di ricerche lunghe e appassionate, compiute con lo scopo di raggiungere espressioni di eleganza non comuni. Il mogano è l'essenza nobile delle imbarcazioni e rappresenta la tradizione, il lusso e persino l'eternità del prodotto. Osservate il timone con la finitura in tessuto, la pelle cucita a mano e la stupenda lavorazione dell'acciaio, modellato sino a farlo sembrare plastico nelle sue forme. La plancia ha un sapore rétro che affascina, le spie luminose sono di vecchio stile, quasi a ricordare la storia del brand. Nulla è banale, nemmeno una maniglia, tutto è originale, disegnato e realizzato esclusivamente per questo modello. Ci sono posti a sedere per 7 persone, 4 sui sedili e 3 sul divano, che ha uno schienale alto per meglio proteggere i suoi ospiti. Già a partire da centro scafo i fianchi digradano lentamente e così fanno anche il prendisole e le mastre di poppa che si avvicinano dolcemente all'acqua. Una linea di incomparabile bellezza che non dimentica però la funzionalità e questi bottazzi laterali ne sono l'esempio, splendidi nel disegno e fondamentali per accostare senza danneggiare la preziosa livrea. Questa è l'unica barca sulla quale farei salire una donna con i tacchi a spillo. Qui è ammessa solo l'eleganza e la sicurezza. Oggi voglio portarvi a vedere l'isola più grande d'Europa. No, non è l'Inghilterra, è Montisola. Pensate, in un lago così piccolo c'è l'isola lacustre più grande del vecchio continente. L'Iseo 27 può montare 3 diversi motori, uno Yanmar da 260 cavalli oppure un altro Yanmar diesel da 320 cavalli o il Mercruiser a benzina sempre da 320 cavalli. Qualsiasi sia la motorizzazione che scegliete, avrete sempre una propulsione con piede poppiero che vi permette di manovrare facilmente in porto, di tenere bene la rotta in navigazione e di regolare l'assetto dell'imbarcazione con il trim. Il motore che abbiamo su questa imbarcazione è lo Yanmar da 8 cilindri AV da 4.460 cm3. È un turbo diesel, anzi un biturbo con alimentazione Common Rail e nella sua versione più potente è in grado di erogare 380 cavalli a 3.800 giri, ma su questo modello è sufficiente depotenziato a 320 cavalli. Nel caso voleste utilizzare questa imbarcazione in acque protette, come ad esempio i laghi austriaci dove il motore a scoppio è vietato o paga tasse esorbitanti, ebbene l'Iseo 27 viene prodotto da Riva anche nella versione Zero Emission Mode con un motore ibrido, diesel ed elettrico. Velocità di crociera 3500 giri, 35 nodi ed è un piacere navigare soprattutto con un Riva. È elegante persino nel modo in cui naviga, 3800 giri, 40 nodi ed è veramente silenziosa e confortevole. Ed ecco Montisola, ci vorrà un attimo girarci intorno a questa velocità. Vorrei che questo test non finisse mai perché questa barca non ti stanchi mai di guardarla, ma neanche di pilotarla. È veloce, è agile, scattante e ha una manovrabilità incredibile, vira in un fazzoletto.
È fantastico correre, virare, sbandare. Le emozioni sono più forti a pochi centimetri dall'acqua, è per questo che mi piacciono i motoscafi. Con una barca come questa non passate inosservati e potreste avere il problema di non farvi riconoscere, magari con la bionda mozzafiato che avete al vostro fianco. Ma l'Iseo 27 è un complice perfetto perché, magari con la scusa del sole, potete chiudere la capote, sparire qui sotto e partire per la vostra fuga romantica.